Ah no, un altro adattamento animato di JoJo. Corriamo a vedere come avranno stuprato il mio manga preferito per potermene lamentare su Facebook. A few moments later. Oh mio Dio, non posso lamentarmi di niente, è bellissimo! Sapete, c'è una cosa che non mi è piaciuta tanto del primo episodio di Vento Aureo, il fatto che comincia dipingendo la Napoli dei primi 2000 come una città dove i turisti vengono costantemente scippati o fregati, e dove tutti guidano la 500 Topolino o la Panda. Allora, prima di tutto piano con le parole, morbidi, eh? A Napoli non si scippano solo i turisti, ma anche i napoletani. E ancora oggi si guidano le Fiat 500 e le Panda. Ok, giapponesi imprecisi? Dai ragazzi, se ce lo dicono gli altri, poi ci brucia. Ma fra noi napoletani ce la possiamo dire la verità. Napoli è una città abbastanza incivile. O mi sbaglio? O mi sbaglio? In realtà questo escamotage funziona molto bene secondo il mio modesto parere. Certamente quando Araki è venuto a fare un giro turistico dell'Italia lo avranno avvertito di stare attento ai borseggiatori, e questa cosa per lui, che è giapponese, è rimasta sicuramente impressa nella mente con uno shock fortissimo. E David Production ha un motivo se vuole farci vedere prima il marcio, quindi non facciamo troppo caso alla sfilza di luoghi comuni negativi. Anzi, nei primi minuti vediamo una scena panoramica di Napoli e scorci magnifici, quindi anche luoghi comuni positivi, come la solita frase «vedi Napoli e poi muori». Ma c'è anche un profondo rispetto geografico per i luoghi utilizzati come sfondo delle vicende. Ad esempio, il primo vero scontro del protagonista, Giorno Giovanna, avviene nei pressi dell'aeroporto di Capodichino, e l'edificio del parcheggio multipiano è identico a quello che esiste realmente a Napoli, se non fosse per il misreading del logo Ferrarelle che diventa Ferrerelle, per evitare problemi di copyright. Ma tornando ai personaggi, questa serie parla principalmente di mafiosi, quindi cosa dovrebbe mostrarci se non la gente che ruba dalla mattina alla sera? Però attenzione, come lo fa? Qual è lo scopo di mostrarci questa parte di Napoli? Credo che David Production abbia dato una grande dignità artistica ai malfattori che riempiono la scena. È difficile vedere mafiosi che agiscono solo nell'ombra in Part 5, perché tralasciando le azioni che compiono, si tratta sempre di personaggi che hanno una personale idea di giustizia. Questi mafiosi agiscono alla luce del sole, perché per loro non c'è modo più pulito che truffare la gente o lavorare senza licenza, pagando di straforo qualche poliziotto compiacente. Ognuno ha il suo codice d'onore, ed è quello che Giorno Giovanna fa emergere con le sue azioni da dentro se stesso o dalle persone che incontra. Come al solito, Jojo porta avanti i suoi leitmotiv, cioè la grande passione di Araki per la moda, il legame fra i Joestar e Dio Brando, e l'incontro casuale fra portatori di stand. Quasi tutti i mafiosi del cartone sono dei personaggi esagerati, non solo dal punto di vista caratteriale, ma anche nell'aspetto grafico. I vostri occhi vedranno solo glam. La moda è imperante, quasi barocca, per i tagli completi, che prendono ispirazione dai vestiti di Valentino e Versace e chi più ne ha e più ne metta. Le immancabili JoJo pose faranno vacillare anche il più ferreo degli spettatori. Infatti, quello che mi sorprende della storia non è che siano dei camorristi con i superpoteri, ma che vadano in giro vestiti così e nessuno li picchi con una bottiglia di vetro dalla mattina alla sera. Il legame fra Dio e i Joestar si snocciola in una maniera tanto complessa quanto fumettistica. Giorno è il figlio di Dio Brando, una creatura che sappiamo bene non avesse alcun rispetto per le vite altrui. Quindi, perché affigliato? La risposta è: non si sa. In realtà c'è un motivo recondito che verrà sottinteso più avanti nella grande saga di JoJo, ma non è questo il momento di fare spiegoni. Dobbiamo concentrarci sul fatto che siccome si sono svegliati i poteri stand di giorno, gli sono venuti i capelli biondi. E ragazzi, credetemi, questa è la cosa meno strana che possa accadere in JoJo, perché ci sono personaggi che cambiano altezza, altri che diventano proprio un altro essere vivente, e ancora gente che nemmeno somiglia a quello che era all'inizio della saga. L'incontro fra portatori di stand in queste prime scaramucce non fa altro che portare avanti il tema centrale della storia.
e quindi far emergere la vera moralità dei personaggi. Il potere di Giorno all'inizio è legato alla natura, ma più in generale alla natura delle cose. Riflette l'impatto dei colpi che subisce e può mandare fuori controllo i sensi delle persone. Il modo in cui usa il suo potere Stand, Gold Experience, sembra quasi fare da bilancia egiziana per pesare il cuore di una persona. Combatte prima contro Koichi Hirose, punto di raccordo tra la quarta avventura di JoJo e quella attuale, e poi combatte con Bucciarati. Ma ci sono anche momenti altissimi per i fan, come quando Koichi parla con Jotaro per sapere chi è davvero Giorno Giovanna, e c'è la scena del Joestar preferito da tutti, che solleva la foto dei suoi compagni di viaggio in Egitto, con quello sguardo fisso sul passato, che dice tutto del personaggio. Lo scontro con Bucciarati è un test dentro il test, perché vedremo questo mini boss mafioso con la frangetta che tende a Giorno il tranello della 500 lire. Non è una tattica per vedere se è Amedeo, ma è per capire quanto è sincera la persona che ha di fronte. I due personaggi sembrano quasi complementari e dopo una scazzottata a suon di stand e poteri strambi finiranno per sotterrare l'ascia di guerra in attesa di nuovi risvolti. Parlavamo di moralità all'inizio del video, ma attenzione a non fare del moralismo, e chiamiamo in causa l'amico di sempre, Platone, per riflettere su questa condizione di malvivente. Il platonismo, come filosofia morale, è sorretto da due assunti di base. L'idea che se una persona sa cos'è la vita buona, non agirà mai in modo immorale. L'altro è che esiste una sola vita buona per tutti. Con questo modo di pensare, Platone voleva tentare di offrire una soluzione a problemi di carattere morale, appunto, o etico. Benché in ogni caso questa idea entri in contrasto con molte delle situazioni della vita reale, è innegabile che ci sono dei momenti in cui dobbiamo fare una scelta di carattere morale. È più giusto uccidere i soldati del paese nemico per salvare il proprio paese, o è più giusto non uccidere mai nessuno in nessun caso? O anche per i medici, è più giusto operare subito il paziente o aspettare le sue reazioni? In ogni caso, Platone vuole suggerire che se avessimo più informazioni, la nostra scelta cadrebbe sull'opzione che ci perplime di meno. Insomma, le difficoltà della vita quotidiana potrebbero essere teoricamente risolvibili con l'acquisizione di conoscenze ulteriori. E quindi, qual è la soluzione che hanno raggiunto questi personaggi che continuano a rubare, nonostante tutti sanno che nella vita buona non è contemplabile rubare, e che continuano a uccidere, nonostante tutti sanno che nella vita buona non è contemplabile uccidere? Bene, questi personaggi sanno o hanno interpretato che il mondo non è fatto solo delle regole visibili che l'uomo enuncia, ripete e si spera rispetti per il bene di tutti, ma è fatto soprattutto di regole invisibili, di fili che si muovono dietro le tende del palcoscenico e di stand incorporei. Il loro micromondo criminale non è soggetto alle stesse regole delle persone comuni, e non a caso è proprio Giorno che allontana sempre i civili dalle loro battaglie. Quindi essi vivono in una comune ideale, dove le regole vengono piegate per asservire i loro scopi, o per asservire i desideri degli autori, insomma. Commentone generale sugli episodi. Animazioni sballo-fantastiche, si cerca di recuperare quel glam di Araki, però con meno pose plastiche, e una telecamera che si muove costantemente intorno a Giorno e Bruno in modo spettacolare. Gli stand hanno degli effetti sonori pazzeschi e le forme, che ricordano dei materiali solidi quando si scontrano pugno contro pugno, ridanno un suono metallico che è veramente da feticismo completo. Non mi interessa discutere di argomenti come "ah, ma hai visto nei sottotitoli hanno censurato i nomi", perché non me ne frega assolutamente niente. Io scarico gli episodi dagli Horrible, quindi non leggerò mai stronzate come Zipperman. Bellissimo anche il recupero della ranocchia attraverso la quale si sprigiona il potere, un po' come aveva fatto Zeppelin nella prima serie di JoJo, e ci sono ancora tante altre cose da dire e su cui riflettere, ma lo faremo naturalmente nei prossimi episodi. Perché ho recensito i primi due episodi insieme? Beh, innanzitutto
perché fra Crunchyroll e Vivid, che avevano giorni di pubblicazione diverse per il primo episodio, non ci ho capito niente. Ma è anche perché questi due episodi insieme danno un quadro più chiaro sul protagonista. Nella prima puntata si crea tantissima aspettativa sul personaggio e nella seconda c'è anche un lungo flashback che ci spiega quasi tutta la sua storia, quando era bambino fino ad ora che è un delinquente. Quindi ho preferito fare così e poi erano già usciti, perciò vabbè. E voi cosa ne pensate di JoJo Vento Aureo? Fatemelo sapere lasciandomi un commentino qua sotto. Io qua sotto, nella descrizione del video, vi lascio anche dei link per recuperare i fumetti di Vento Aureo, quindi dategli un'occhiata e mi raccomando lasciate un like, commentate, condividete il video, ci vediamo alla prossima recensione, ciao ciao e liberi di leggere! Fiu!